Ebbene sì ragazzi, i profili NAM approdano anche nel mondo Fractal. Questa è la novità, la bomba che ha sganciato Cliff Chase, titolare e fondatore di Fractal Audio System, esattamente venerdì scorso, una settimana fa. Salve a tutti, io sono Robyrox e benvenuti nel mio studio. Ho lasciato passare una settimana dall'annuncio, questo annuncio importante anche di Cliff Chase, proprio per lasciar sedimentare un attimo. Sappiamo come queste aziende, Kemper, Helix, Fractal, quando fanno un annuncio alzano ovviamente un polverone, e nel polverone naturalmente non si capisce più nulla. Lasciamo sedimentare un po' le cose e parliamone. Dunque, dicevamo, venerdì scorso Cliff Chase se ne esce nel proprio forum con questa frase, dicendo che al momento non ci sono dei piani per poter implementare la lettura dei profili NAM all'interno delle pedaliere FM3, FM9 e AXFX3, ma nella prossima generazione di hardware, quindi supponiamo una AXFX4, giusto per dire, questi supporteranno NAM. Ecco, quindi questa ha sollevato, come vi dicevo, il stupore di molti utenti, alcuni contrari, alcuni invece entusiasti. Io personalmente non lo reputo una brutta cosa, anzi, perché sono sempre degli strumenti in più in mano al chitarrista, in mano nostra. Ecco, attenzione però, non ha solamente parlato di profili NAM, ma ha anche detto che questi nuovi prodotti che arriveranno, quindi questa nuova generazione di sistemi digitali, implementeranno molti di più Dynacab, ed ogni Dynacab avrà almeno 10 microfoni. Per chi usa Fractal, per chi sta nel mondo Fractal da almeno un po' di tempo, sa già a che cosa mi sto riferendo. Naturalmente non è una novità che ci sia questa nuova, diciamo così, serie di pedaliere in arrivo. Diciamo che già da quest'estate, già da questa primavera, nel forum di Fractal si parlava di un eventuale next gen hardware, ma sempre questo sabato, quindi sempre il giorno seguente di quell'annuncio, il buon Cliff Chase se ne esce ovviamente con un'altra, dicendo che non c'è nessun annuncio che sta per arrivare, chiaro? Perché ovviamente il software è ancora in uno stato avanzato di sviluppo. Quindi, rispetto a quello che magari dice qualcuno in altri canali, in altri lidi, non aspettiamoci un prodotto Fractal in arrivo questo Natale o in arrivo magari ai primi di gennaio, perché siamo ancora in alto mare. Però comunque qualcosa arriverà, che sia nel 2026 presumibilmente o che sia nel 2027, qua in Europa arriva sempre tutto dopo, staremo a vedere. La domanda successiva che hanno posto gli utenti era se questa nuova serie di pedaliere potrà anche profilare, perché un conto è caricare un profilo NAM fatto con NAM, quindi devo avere un computer, devo avere delle schede audio, ma se potesse anche profilare per conto proprio sarebbe una grande cosa. In realtà su questo non si sono sbilanciati, perché naturalmente per poter creare dei profili NAM serve ovviamente una potenza di calcolo veramente enorme. Infatti proprio NAM si basa su ton3000.com, che è un sito che non solo è una enorme dispensa di profili gratuiti, ma ci dà anche la possibilità di profilare inviando, per così dire, la nostra cattura al loro server. Quindi il processamento, l'elaborazione viene fatto praticamente nel cloud, diciamo, non viene fatto sfruttando le risorse del computer. Potrebbe essere dunque che, dal momento che NAM con Ton 3000 hanno messo a disposizione delle IPA per poter integrare il loro Ton 3000 appunto con i sistemi che supportano NAM,
Sto dicendo sostanzialmente che tramite connessione wireless posso andare a sfogliare i vari profili e scaricarli direttamente sulla macchina senza dover fare il passamano con il computer. Potrebbe anche essere che magari in futuro, che ne so, Fractal possa inviare la cattura effettuata al loro server per farla elaborare online. Questa è la stessa identica cosa, ad esempio, che è stata dichiarata da Line 6 con la Helix Stadium. Da febbraio 2026 Helix Stadium potrà anche profilare, e la profilazione non viene fatta all'interno della pedaliera, viene fatta la cattura e viene inviata tramite ovviamente connessione wireless ad internet, viene inviata ai loro server e il processamento, l'elaborazione viene fatta nel cloud, in remoto. Posso anche spegnere la Helix e andarmene a casa. Quando il file sarà pronto me lo scarico. Potrebbe essere naturalmente questa la soluzione più intelligente, quindi implicherebbe che i nuovi sistemi Fractal abbiano anche una connessione wireless quantomeno, o comunque la possibilità di connettersi ad internet. Dunque il caricamento dei profili NAM è una cosa che è stata ovviamente dichiarata, quindi questa è una cosa certa, mentre la possibilità di profilare con la stessa Fractal non hanno detto né di sì né di no. Staremo a vedere magari con gli sviluppi successivi. Quindi, almeno a parer mio, questa è una grande bella notizia, perché significa che io chitarrista, io utente finale, ho un ulteriore strumento per poter creare il mio suono. Poi che ne faccia uso oppure meno, questo ovviamente dipende da ognuno di noi, però comunque è uno strumento in più che possiamo utilizzare. Ma la discussione di oggi è: Fractal ne aveva proprio bisogno? C'era proprio la necessità di introdurre il profiling in Fractal, che da sempre è ritenuto il modeler migliore del mondo? Ossia, Fractal ha praticamente trascorso gli ultimi 15 anni a perfezionare le proprie simulazioni, a perfezionare, migliorare i propri algoritmi, tanto da avere delle simulazioni di amplificatori che sono tra i migliori, se non i migliori, attualmente presenti nel mercato. In questi anni hanno cercato di replicare ogni piccolo dettaglio, ogni piccola sfumatura, anche ogni piccolo difetto dei loro modelli, dei loro amplificatori, e si parla di centinaia e centinaia di modelli. Tutto questo lavoro, tutto questo dispendio di tempo, di risorse, di soldi anche, verrebbe quindi vanificato semplicemente caricando un profilo NAM, perché ricordiamoci che fra tutti i provider comunque ad oggi NAM risulta essere, oltre che gratuito, risulta essere anche quello più diciamo così definito, quello più preciso, risulta ad essere il sistema che restituisce risultati migliori, con definizione migliore, realismo migliore ad oggi. Ed è gratuito, quindi praticamente questo insieme a Fractal cozza un po', non vi pare? Ecco, che necessità c'era? Soprattutto perché comunque sappiamo anche che Fractal, almeno nell'ambiente Fractal, c'è un po' di presunzione, non è una novità. Se andate nel forum Fractal, leggete sicuramente magari quelli che dicono gli utenti più fanatici, ma anche alcune affermazioni fatte dal titolare stesso, da Cliff Chase, che ad esempio questo giugno, appena dopo che venne annunciata la Helix Stadium, se ne usciva con una frase del genere: è un bel prodotto, ma le persone dovrebbero sapere che non abbiamo proprio dormito sugli allori. I nostri prodotti di prossima generazione avranno una potenza di calcolo tale che qualche anno fa potevano essere considerati dei supercomputer. Poi arriva la bomba che faranno sembrare tutti gli altri prodotti come un Game Boy. Ecco, vedete come qua, oltre alla presunzione, si scende anche un po' nella boria, cioè voglio dire, stai trattando tutti gli altri come dei giocattoli.
verrebbe da rispondere: ok, chiaro, fai dei prodotti molto buoni, ma chi credi di essere? Quindi diciamo che per chi bazzica nell'ambiente fractal sa che è un po' così, un po' di superbia. Questo era di giugno, quindi ecco, si sa. È il loro modo di fare, però per molti anni hanno sempre dichiarato che la loro modellazione almeno è migliore della profilazione. Per esempio, in questo messaggio, qua andiamo indietro nel tempo, andiamo in febbraio del 2021, in cui diceva che, fra le altre cose, che noi crediamo che la modellazione sia superiore alla profilazione. Questo lo diceva già nel 2021, ma poi anche nel 2022, in giugno 2022, dove si discuteva del training e delle reti neurali, e lui diceva che il loro white box modeling supera di gran lunga i profili fatti con le reti neurali. Vedete dunque che nel corso degli anni ha sempre sostenuto la stessa cosa, ha sempre sostenuto che la sua modellazione è superiore a qualsiasi profilazione, ma non occorre andare tanto indietro nel tempo, perché vediamo che c'è sempre una sorta di malumore quando si parla con Fractal delle profilazioni. Per esempio, anche questa frase, secondo me un po' così, fa ridere ma un po' di cattivo gusto, di ottobre, quindi di praticamente nemmeno un mese fa, in cui diceva che andare a cercare, a sfogliare tra centinaia di migliaia di catture e profili è divertente come farsi fare un esame alla prostata con un guanto senza lubrificazione. Ecco, adesso, quindi, come dire, sapete che due palle star là a sfogliare, andare in cerca dei profili. Quindi nel corso degli anni ha sempre sostenuto la sua superiorità, almeno la sua tecnologia, e ha sempre un po' preso per i fondelli la profilazione e chi sostanzialmente la usa, per poi inserire NAM, poi annunciare di inserire NAM nei propri prodotti. Ecco, è questo che io dico: lasciamo stare dunque la questione del comportamento o degli annunci, che lo sappiamo, molte volte queste cose vengono fatte solamente per una sorta di clickbait. Qui non si parla di video, si parla di un forum, però viene fatto apposta per creare naturalmente sensazionalismo e attirare i riflettori su di sé. Ragionandoci però in maniera pacata e in maniera obiettiva, sì, è vero, come dicevo, per 15 anni hanno sviluppato i loro modelli, li hanno perfezionati, nelle prossime generazioni arriveranno appunto le possibilità di caricare i profili in NAM e chi lo sa magari anche la profilazione. Questo significa allora sostanzialmente un passo indietro di Fractal, significa che non verranno più sviluppati i modelli, no, perché comunque nel forum, se andate a cercare, lo hanno detto più e più volte, che il loro focus rimane comunque il modeling. Ma allora che senso ha metterci il NAM? Ecco, il senso potrebbe essere: il mio Brunetti Singleman che vedete là non esiste nei modelli di Fractal, quindi se io voglio il suono del mio amplificatore specifico, che cosa posso fare? Ad oggi l'unica cosa che posso fare è munirmi di un profiler. Posso anche prendermi, che ne so, un Tonex e collegarlo in send return alla mia Fractal, in modo da utilizzare la simulazione del mio Brunetti che ho messo nel Tonex e usare Fractal solo come effettistica. Il fatto che mi dia la possibilità di avere profili NAM vuol dire che qualora non ci fosse la simulazione che interessa a me, posso inserire la mia personale. Questa potrebbe essere una cosa. Ricordiamoci che con NAM possiamo profilare non solo amplificatori, ma anche cabinet, possiamo profilare anche pedalini, ad esempio distorsori, overdrive, ma possiamo profilare anche outboard, ossia processori esterni tipo quelli da studio, che ne so, preamplificatori, compressori e quant'altro. Quindi le implicazioni sono molteplici. Il focus Fractal rimane nella modellazione.
Io credo anche che questa scelta sia stata fatta per puro mercato, perché oggigiorno la profilazione ce l'hanno ormai tutti e Fractal è forse una delle ultime che non ha tutto ciò. Pensiamo Kemper, naturalmente l'ha brevettata, ok, ma da Quad Cortex, addirittura Ampero 2, la Edrush Prime, cioè veramente la Moer GS 1000 e tutti quelli che possono caricare profili NAM, da Sonic Cake a Valeton, Ampero stessa, il mod audio, quindi praticamente la Helix adesso che verrà, hanno già detto che la Helix Stadium potrà caricare profili NAM e potrà anche profilare, quindi praticamente Fractal si trova ad essere sostanzialmente uno dei pochi sistemi digitali, insieme a Fenderton Master, insieme a Boss GT1000 per capirci, che non ha il supporto NAM o che comunque non profila. Quindi è una tendenza di mercato. Il mondo chitarristico digitale si sta spostando verso il profiling e qui bisogna spezzare una lancia a favore di Chris Kemper, che circa 15 anni fa con il suo Kemper lo aveva già previsto. Quindi sostanzialmente, se come azienda vuoi rimanere a galla, vuoi rimanere nel mercato, vuoi continuare a vendere, devi seguire le tendenze. Quindi secondo me, per concludere, credo che siano entrambi le cose. Da un lato il seguire una moda, utile o meno che sia, dall'altro dare all'utente finale, al chitarrista, uno strumento in più per poter integrare i già stupendi effetti e simulazioni di Fractal con quello che manca, perché ovviamente, per quanto bello possa essere, non può avere tutto. Mi piacerebbe sapere voi che cosa ne pensate, che idea vi siete fatti di questo, scrivetemelo qua nei commenti. Come al solito io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, e visto che si parla di digitale vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it. Trovate i preset che realizzo anche per Fractal, gli impulse response e anche i link ai vari corsi, le masterclass che io realizzo. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!